E rieccoci tornati, quindi io comincio col ringraziare tutti quelli che sono al momento collegati insieme a me, quindi vi devo veramente ringraziare uno per uno. Sono effettivamente ritornato in una location che è quella che vedete di un musicista, perché dove è stata partorita quella che è la nostra sigla. Io direi che possiamo subitissimo partire col andare a vedere un pochettino i messaggi che ci stanno arrivando, quindi oggi è una diretta dove ce la raccontiamo un pochettino, quindi voglio ringraziare fra l'altro tutti coloro che in questi giorni mi hanno scritto messaggi veramente ovunque. Siamo sul viale del ritorno, poi ci sarà modo e tempo per spiegare realmente tutto quello che è successo, però per ora mi accontento di essere di nuovo insieme a voi per quest'oggi, perché giustamente anche il compleanno ho voluto passarlo con chi mi ha dimostrato più affetto negli ultimi giorni, quindi ho reputato giusto venire in diretta insieme a voi proprio per questa giornata, perché io fra l'altro sono su tutti i social, ma mi hanno cercato veramente, ho trovato anche dei messaggi su Skype, sono riusciti ad avere il mio numero di telefono, su Instagram, su Facebook, ovviamente Telegram la fa da padrone, quindi mi raccomando, no, cioè, sappiate che non mi dimenticherò di queste giornate. E poi voglio salutare Emanuele, Don Matteo, Alessandra, Marcello, tanti auguri, quindi in realtà il compleanno, come dice il buon Giorgio Cerquetti, è semplicemente un giro in più intorno al sole, però è un po' una scusa che cioè, sappiate che non mi dimenticherò di queste giornate. E poi Fabio, bentornato, anche Silvia Pisano, Giampiero, basta censure, ce ne sarebbe anche un po' così il bisogno, c'è molto molta attualità legato al discorso delle censure, di alcuni argomenti che danno fastidio. Voglio rispondere subito a una domanda che mi è stata fatta tantissimo anche sui social, perché nonostante tutto ritornate o comunque siete sulle piattaforme principali Facebook, Instagram, perché secondo me è proprio lì che c'è bisogno di fare un minimo di controinformazione, di cultura, o di raccontare quella che è una versione alternativa. Io non ho la presunzione di avere la verità in tasca, semplicemente mi piace poter dare un altro punto di vista, che poi questo punto di vista sia utile a qualcuno per collegare i famosi puntini. Io chiaramente ho una mia visione, ma come avete visto nel corso delle puntate, io non forzo mai la mano, nel senso che spesso non la dico neanche qual è la mia visione. Per chi mi segue assiduamente poi è chiaro quello che io posso pensare, ma a livello giornalistico io porto un punto di vista, faccio raccontare una storia, e qualcuna delle puntate precedenti ha proprio fatto venire fuori anche un po' di imparzialità. Poi SpaceGot, ciao Gianlu, augurissimi avanti così, salutiamo anche William Bosio, un abbraccio grande William, e tu sai perché. Auguri, bentornato. Poi tra l'altro se vi va approfittiamo anche per fare un po' di domande, di approfondimenti su qualcosa che vi piacerebbe poter vedere trattato anche nelle prossime puntate. Vi dico subito che ho creato quello che è un canale backup, che è quello da cui scrivo anche in chat. Gianluca Lamberti, se andate a vederlo, poi magari userò anche questo canale. Da quando l'ho creato si sono iscritti quasi in 1000, ma ancora non ci sono contenuti, quindi deciderò poi col tempo come usarlo e per quali tematiche andare a trattare anche questo argomento. Voglio ringraziare tutti i canali che ci hanno dato solidarietà, a cominciare con Nicola Bizzi, tutti gli amici di Border Night, il Marcus Enrico De Graia, che anche lui nel suo canale ha fatto tanto per me, Davide Cristallo. Poi ho ricevuto messaggi anche da Eleonora Fani, ho ricevuto la solidarietà anche di My Little Crocodile, insomma di Vox Italia, nelle vesti anche di Enrica Perrucchietti, insomma sono veramente siamo un gruppo di amici, e se ho dimenticato qualcuno scusatemi, ma è perché sto cercando anche di monitorare la chat, e quindi
sto adoperando in maniera un po' alternativa da quella a cui ero abituato, però mi sto anche adeguando a fare delle dirette o a usare dei metodi alternativi. E io come al solito poi da solo faccio ben poco perché sono molto aiutato, quindi chi mi ha prestato anche questa location è colui che ha fatto la sigla e lo vedremo in una puntata dedicata perché sta preparando anche lui qualcosa di grande. Poi andiamo a vedere, che piacere poter interagire, io sono qua insieme a voi, auguri, grazie per tutte cosa è successo, poi lo racconteremo bene, per ora sappiate che è più di una vicissitudine, comunque YouTube ci ha messo molto nel suo, anche perché ho scoperto che molte delle persone che sono venute a trovarci a livello di interviste erano segnalate, erano tenute un po' sotto controllo, perché la prima visaglia è stata la totale ci hanno colpito subito sulla monetizzazione. Poi strani fenomeni, andava via la connessione mentre giravamo alcune puntate. Fra l'altro approfitto anche, dovesse vederci un ringraziamento anche a 2 puntate che dovremmo rifare, che non sono andate in onda perché hanno avuto dei grossi problemi molto anomali. Uno è Pietro Ratto, che fra l'altro stavamo facendo una puntata sui Rothschild, quindi la riprenderemo sicuramente. L'altra è con Carpe Oro, perché anche con lui ha avuto seri problemi di audio e quindi cercheremo poi in qualche modo di poterla rifare. Però insomma le prime avvisaglie erano di strani malfunzionamenti e poi è accaduto quello che un giorno vi racconterò. Poi bentornato, tanti auguri, vi vogliamo bene. Ecco, io infatti il bene non è solo diciamo un modo di dire, l'ho sentito questo affetto, quindi grazie veramente. Siamo tutti contenti che sia riuscito a tornare, grazie Ombretta, bentornato finalmente. Poi Dolores, ciao anche tu, ciao Gianluca, di nuovo auguroni, molto felice di ritrovarti online. Ho cercato in tutti i modi di poter tornare il più presto possibile, sono passate 2 settimane, vi posso dire che sono state 2 settimane molto lunghe e non so che molti miei amici mi hanno invitato in altri canali, ma avevo proprio un malessere mio nel tornare su YouTube, quindi non ho praticamente aperto YouTube per 2 settimane. Allora, vogliono un pensiero unico, una religione unica, ma non ci piegheremo, facciamo una bella raccolta per aprire un canale tutto nostro. Sì, ci sto veramente meditando, perché sono giorni in cui anche su quello che è il mio futuro sono molto combattuto, mi sto mettendo molto in discussione, perché fra l'altro sta accadendo anche qualcosa che io ho cominciato a mettere anche nei segnali, in qualcosa che postavo, che poi un giorno collegheremo, però sono veramente dei giorni un po' strani, quello che accade nel mondo. Io poi ho amici un po' dappertutto, in Francia, alle Canarie, in Svizzera, a Dubai, in Israele, e purtroppo mi stanno raccontando una versione che è ben diversa da quella che i media ufficiali stanno raccontando. E quindi io, in quanto giornalista, adesso non so per quanto sarò ancora giornalista, perché se il mondo dovesse continuare così penso che restituirò anche il tesserino all'ordine, perché non mi riconosco per niente in quello che fanno molti dei miei colleghi. Comunque, andiamo avanti. Quello che vi posso garantire è che la realtà è ben diversa da quella che viene raccontato, che i media comunque hanno paura di raccontare, e questo dispiace, quindi bisogna un attimino capire che cosa fare del proprio futuro. Poi, come sapete, io ho anche una bambina, quindi voglio essere sicuramente in pace con me stesso, e anche se sono piccolino non cambierò nulla, però io voglio essere in pace con me stesso, anche se mi sta costando molto e mi costerà molto in termini economici. Ci saranno grandi cambiamenti, sì, e poi Saturno in Toro, attenzione, quindi chissà se poi qualcuno ci gradisce, vogliamo fare anche poi un approfondimento. Buon compleanno, grazie, tanti auguri, ci sei mancato, che bello che sei tornato. Vedete, io già il fatto che quest'oggi non sto raccontando molto, siamo semplicemente insieme, ma il fatto che ci siano al momento più di 220 persone mi fa veramente piacere, perché poi ho anche meditato a lungo su che tipo di diretta fare, che puntata fare. In realtà ho deciso proprio di parlare insieme a voi. Sei una luce immensa, i tuoi occhi sono sinceri, tu sei vero, grazie perché
fra l'altro una toscana in cucina mi ha dato un sacco di supporto in tutti i social. Con questa affermazione hai detto tutto, tanta stima, grazie. Namaste Hare Krishna, come dico sempre io, e fra l'altro il giorno del compleanno è il famoso giorno in cui quello che non mi interessa avere tanti messaggi, ma quello che mi ha colpito è vedere come negli anni in realtà sia cambiata proprio la cerca di amicizie e le persone a cui io parlo, perché io per lavoro sono sempre stato in ambito comunicativo, ho sempre fatto televisione, sempre stato un giornalista, stavo negli eventi musicali, e questi discorsi che io adesso faccio di fronte a una telecamera con voi, una webcam in un canale YouTube, in realtà li ho sempre fatti poi in privato, e mi sta veramente facendo riflettere il fatto di come siano cambiate proprio le mie amicizie. Quindi la mia bacheca nel compleanno di oggi è decisamente piena di messaggi di persone molto diverse rispetto a quelle di qualche anno fa, e quindi devo dire che il cambiamento è in atto sotto tutti i punti di vista. Andiamo a vedere un pochettino quello che mi state scrivendo. Tutto il mio supporto, io lavoravo nel turismo di Edura, ho 2 bambini, ti capisco. Ecco, sì, bisogna un po' avere il coraggio di seguire quello che ci fa star bene, più che quello che ci dà tranquillità. Sono d'accordo sul fatto che parlare tranquillamente delle tematiche più varie, spesso storiche, vada fatto sui social più visti, per poter permettere a tutti di ascoltare, di incuriosirsi, di valutare. Sì, fra l'altro l'ho sottolineato anche in qualche puntata precedente. Sicuramente queste tematiche sono anche abbastanza di nicchia, perché io non mi aspetto di fare 1 milione di persone in un singolo video, però il fatto di poterlo fare in un canale o in un mezzo di comunicazione dove in realtà spesso chi comincia ad avere un'idea differente ci si toglie, in realtà serve per fare in modo che chi magari si rivolge in quel canale, in quel social, possa capire di non essere il solo, quindi di non sentirsi pazzi. Se si ha qualche dubbio, in realtà vuol dire che si è perfettamente sani. Ecco, un po' il paradigma è quello. Se ti viene il dubbio su tutto, se ti senti fuori luogo in questo mondo, il sano sei tu. Ecco, cominciamo a dire questo, perché chi non si pone problemi, forse o se la sta raccontando, oppure è parte del sistema. Ricordate che sempre o siete parte della soluzione o siete parte del problema. Nella vita 2 sono le cose. Il grande erede, secondo voi, Monsignor Viganò? Sai che ho chiesto anche un'intervista a Monsignor Viganò, in realtà non le rilascia al momento, però chissà, io sono riuscito a poter intervistare anche un sacco di persone che quando ho cominciato mi dicevano che non erano così accomodanti nel rilasciare interviste. Chissà che magari un giorno anche con Monsignor Viganò si possa raccontare qualcosa. Intervisterai Giovanni Cianti un giorno? Sì, Elio, in realtà Cianti è un amico, anzi devo ringraziare anche Giovanni Cianti, con cui ho fatto già 2 puntate, e adesso che è tornato in Italia faremo in modo anche di incontrarci di persona, perché sì, siamo amici, faremo sicuramente un'altra chiacchierata insieme. Anzi, fra l'altro, come potete intuire, in questi giorni io in realtà avrei dovuto contattare un sacco di contatti anche da voi suggeriti. Vi chiedo poi di riscrivermi anche chi magari avreste piacere che io possa portare con un'intervista, perché sono rimasto un po' fuori dal mondo qualche giorno, quindi chiedo scusa, ma alle volte magari mi sono perso dei pezzi. Auguri da un tuo cosegno, nato l'11, quindi auguri per l'11. Andrea, caricate caricate i video su un sito ad hoc, lasciate stare YouTube. In realtà lo spiegavo prima, poi per carità devo anche ringraziare Morrisan numero 6 che sta ricaricando tutti i video, quindi chi può e chi ha la possibilità anche su Morrisan c'è il link per poter andare. Sto meditando di fare poi una sezione per degli iscritti, quindi sto meditando anche un pochettino di poter implementare quelle che sono, cioè realizzare anche uno studio ben fatto, così come su Rumble ho caricato dei video, ma anche Rumble in realtà è meno indipendente di quello che si possa pensare, poi comunque di soluzioni ne sto vagliando tante.
Grazie al tuo canale ho conosciuto tematiche nuove e molto interessanti, grazie mille per il tuo lavoro, auguri di buon compleanno, grazie Manila. Cerquetti, sì, Giorgio, fra l'altro adesso lo sentirò nei prossimi giorni perché è veramente una persona a cui tengo molto e faremo qualcosa sicuramente insieme. Nicola Bizzi ci sarà ancora? Sì, Patrizia, anche perché Nicola Bizzi ci sentiamo praticamente tutti i giorni, e anzi devo dire un mega grazie anche a Nicola e sto preparando delle cose nuove con lui, quindi anche l'appuntamento domenicale, mi raccomando, rimanete sintonizzati che ripartirà. Grande Reset è un tema troppo scottante, avevano cancellato il video fatto da Biglino, lo so Silvia, anzi Biglino so che è molto impegnato per un progetto che lo sta per portare all'estero, però spero con lui che si possa rifare, anche perché un po' la citazio, facciamo finta che questo modus operandi l'ho preso proprio da lui. Questo progetto sarebbe dovuto partire già da tempo, anni fa. Pensate che era il 2017 quando già con Marco Enrico De Graia ci incontravamo per poter fare poi qualcosa, però poi io ci tenevo a farlo con Mauro Biglino che conosco bene ma che ha avuto poi qualche problema di salute ed è nato poi nel 2020 solo perché ho aspettato di poterlo fare proprio insieme a Mauro. Poi io credo molto che il caso non esista, quindi alle volte mi faccio un po' guidare dagli eventi, come sto facendo in questi giorni. Quindi io ce la metto veramente tutta, sono uno che non si arrende mai, però a una certa mi lascio anche un po' guidare dagli eventi. Ce la fai una puntata su Fomenko? Why not? Quindi Gaia, scrivimi. Fra l'altro su Facebook, su Instagram, sempre Gianluca Lamberti, voi scrivetemi. Chiedo scusa, ma su Facebook ho raggiunto i 5.000 amici, ma c'è il tasto segui e comunque se mi mandate su Messenger io leggo tutto. Su Instagram trovate poi i link al fondo, scriveteci e poi anche su Telegram. Tra di noi però ci riconosciamo e smussiamo gli angoli, qua e là durante il percorso qualcosa, qualcuno si lascia e altro si trova proprio dentro di noi durante il viaggio, ci ha aiutato molto. Sì, condivido, grazie Davide. Alle volte fa piacere anche un po' così avere qualche scambio insieme a voi. Patrizia mi ha scritto di Morisaki, io devo dire che con me è sempre stato un amico, si è sempre comportato in maniera molto corretta, quindi anzi lo ringrazio e lo saluto pubblicamente. Grazie mille per il lavoro che fai e fate, siete mitici, grazie. Il logo di Rumble è un occhio in un triangolo stilizzato, fateci caso. Ecco, io ho subito una lancia, voglio spezzare a proposito della ritualità, della gestualità. Sicuramente molte associazioni che partivano con l'idea di essere esoteriche e di esoterico hanno ben poco, hanno preso a loro volta dei simbolismi, ma i simbolismi non vogliono dire quello. Io spesso faccio Hare Krishna, prima o poi mi aspetto che qualcuno possa dire ha fatto l'occhio di Ra perché vuol dire che no. L'occhio nel triangolo o l'Hare Krishna o in qualche modo tutto ciò che lo può richiamare è il terzo occhio, arriva dall'India, quindi tutto ciò che altri possono aver usato per i loro scopi sappiate che ha origini ben più antiche e in realtà riappropriarci di alcuni segnali, di alcuni simboli in realtà non può far altro che bene. Poi esattamente cosa è successo lo dirò a procedimento concluso, che non è ancora concluso. Una puntata su Ettore Majorana, sì, volentieri, è già in programma, la farò. Anche l'orizzonte degli eventi con Nicola Bizzi hanno avuto problemi molto strani, sì, è vero, infatti ci siamo confrontati parecchio e insomma, molti problemi sono simili. E poi appunto proprio Nicola insieme a Tom, ok, sono persone che hanno il cosiddetto mirino, quindi l'allerta quando compaiono in qualche canale nuovo. E poi c'è chi afferma di vendere l'oro monatomico sul web e c'è da crederci, da prendere molto con le pinze, anche perché fra l'altro una cosa voglio dire, ho scoperto di essere molto seguito da quando mi hanno detto guarda che c'è il tizio sul canale X che dice che in realtà in queste 2 settimane tu sei nascosto in un bunker dall'altra parte del mondo perché ti stai preparando al contatto con no, cioè no. Quindi può essere una forma di apprezzamento quando si viene nominati da mitomani, però no, vi posso garantire che non ero in un bunker e non ho giri e contatti strani. Poi andiamo a vedere, sarebbe bello poter intervistare Patrizio Mariotti, sì, è in programma, e nuovamente ancora Max Caranzano lo farò, anche perché adesso è uscito il nuovo libro, anzi sono stato tra i primi a fargli un'intervista per il nuovo libro, ma Nicola Bizzi sarò settimanalmente con lui, Massimo Barbetta,
volentieri anche con Barbetta, perché poi l'argomento egizio piace sempre. Enrico Baccarini, ci siamo anche sentiti. Adriano Forgione, no, non ce l'ho in programma, quindi adesso poi magari scrivetemelo anche in privato, che non lo conosco, se avete un contatto lo andrò a sentire. A proposito, cosa pensi su Ettore Majorana? Vivo, morto, sì o no? È complicato, perché so che appunto anche ne ho parlato, se non mi sbaglio c'è anche Malanga che ha dedicato molti video. Io quello che dico è non mi stupirei, quindi non ho elementi per dire sì o no. Dico solo non mi stupirei se effettivamente fosse ricomparso dall'altra parte del mondo rifacendosi una vita. E in questo periodo storico sappiamo cos'è la censura in un certo modo, ma posso anche capire come mai in passato, che cosa doveva essere in passato, appunto di scomparire e ricomparire altrove. Poi, auguri Gianluca, che ne pensi della parata dei faraoni che c'è stata in Egitto di Giorgio Rossi? Giorgio Rossi non lo so, ma la parata dei faraoni era proprio ritualistica, perché i riti magici sappiate che uno può crederci o non crederci, ma vengono fatti e vengono fatti pubblicamente e hanno un significato, e quindi c'è chi non crede nella magia, ma sappiate che la magia crede in voi. E a livello energetico io fra l'altro ne parlo poco, perché cerco sempre un approccio abbastanza giornalistico nella mia conduzione, ma di cose strane ne ho viste parecchio. Ecco, quindi mi limito a definirle strane, ci sarà modo e tempo. Non lo faccio all'inizio perché non vorrei passare per colui che magari estrapolassero solo una mia frase per poter affidare o meno la credibilità in quello che dico. Quindi arriverà il tempo in cui qualcosa di bello strano a cui ho assistito verrà raccontato nelle mie puntate. Da poco ti seguo realmente una persona genuina, grazie Mirko. Buonasera a tutti, un piacere, un saluto. Malanga ha fatto una conferenza molto approfondita su Majorana, sì, e magari poi adesso fra l'altro ho sentito anche Malanga sta preparando le conferenze, perché una notizia molto importante che vi do è che ripartiranno le conferenze, quindi per giugno molti dei relatori saranno di nuovo in giro per fare conferenze, e subito dopo le conferenze o nelle conferenze stesse sarà anche occasione per incontrarci e poter così realizzare anche qualcosa di nuovo in esterna. Mi piacerebbe poter girare un pochettino e andare a trovare un po' di amici in giro per l'Italia. Poi chi è Max Calvi non lo so, quindi scrivetemelo se volete un contatto. Poi spero che riprenderai la puntata sulle tracce di Atlantide, sì, domenica, quindi tornerà domenica, vi posso già anticipare questo. Come sei riuscito a riattivare il canale, poi ve ne parlerò, ma mi è costato parecchio. Poi puntata sull'orgone, ci sarà qualcosa, ho già accennato Dolores, ma ci sarà modo di riprendere un po' così anche gli argomenti, anche perché sono passati veramente tanti relatori e con molti in realtà avevamo più di una puntata in programma, quindi sarebbe bello se intervistassi Pablo Aio, sì, lo conosco, ho già fatto una puntata, Mario 83 con Pablo Aio, anzi andate a vedere poi lo storico. Io sono riuscito a rimettere anche i video vecchi, ma anche solo perché era comunque un modo di ringraziare chi è passato nel canale. Pablo Aio c'è già stato, ma potrebbe anche ritornare presto anche lui. Poi auguri, mi sono perso un pochettino, lo ha già intervistato, sì, quindi l'hanno confermato. Auguroni, che ne pensi di quello che succede ora in Israele? Argomento veramente scottante, per cui non so se posso rivelare qualcosa di quanto, no, senza dire chi, però insomma sappiate che appunto i media la raccontano in maniera molto molto strana, e bisogna fare attenzione a fare i tifosi per una fazione piuttosto che un'altra, perché sicuramente ci rimettono il popolo, i bambini, i morti, che sono sempre quelli che non c'entrano nulla. Ricordate che chi fa partire le guerre è ben protetto, e quindi i morti alla fine sono chi non ne può nulla. Però andrebbe sicuramente più approfondito chi è stato realmente a cominciare, che cosa si voleva fare realmente, perché poi le guerre, al di là di muovere veramente tanti soldi, sono fatte per arrivare dal punto A al punto B, e spesso in realtà sono questioni interne che muovono le guerre. Bisogna poi capire chi c'è realmente dietro. Dai spazio di nuovo a Malanga? Sì. Ti ho cercato su Rumble, perché non doppi su Rumble? Se adesso non mi chiedete come mai, c'è un nome diverso,
forse mi pare che sia solo finta che, ma io vi invito a aggiungere, a cercare il gruppo Telegram, perché su Telegram mettiamo veramente tutto. Ci avevi accennato dei tuoi 5 percorsi iniziatici, non oso chiederti di più, ma non mollare, sì, in realtà ha caratterizzato più dai 20 ai 30, adesso sono molto più tranquillo, prima potevo girare molto di più, però sì, mi sono rimaste un sacco di amicizie molto interessanti. Poi, buon compleanno, bravissimo, grazie, sei un'anima bellissima, fra l'altro se mi sto perdendo poi qualche messaggio in chat, portate pazienza, riscrivetemelo. Perché Starlink pensi che Starlink rappresenti altro oltre che la telecomunicazione? Assolutamente sì, argomento delicato, ma che spesso non mi esprimo fin quando una situazione non l'ho capita bene. Ecco, tra le altre cose anche il discorso Elon Musk veramente non l'ho capito bene, quindi sono restio nel dare giudizi anche su questa cosa. Sarebbe interessante organizzare una sorta di conferenza con tutti questi esperti, sì, ci stiamo pensando, quindi ci sarà modo e tempo. Fra l'altro voglio anche ringraziare chi ha potuto fare anche una donazione, c'è anche il sito, il PayPal, il link in descrizione, grazie veramente di cuore perché saranno preziosissime per chi lo potrà fare. Poi il regalo l'hai fatto tu a noi, sto leggendo 99, l'ultimo custode su Pico della Mirandola, molto interessante. Sai o conosci qualcuno che sa delle tesi? Mi piacerebbe potervi parlare, quindi perché no, ci facciamo poi un ragionamento sopra. Farai una puntata su Israele? Sì, sicuramente sì. Anche perché molti vedono questa situazione molto circoscritta, in realtà potrebbe allargarsi parecchio. Io è da un po' che dico che c'è uno scacchiere schierato, quindi già in qualche puntata precedente, in tempi non sospetti, raccontavano di un mar Mediterraneo in cui veramente pare non ci sia più posto, perché tra portaerei, sottomarini, navi da guerra, in realtà sono tutti belli che schierati da tempo. In Russia sono tutti belli che schierati da tempo al confine con l'Ucraina, e sappiate che le forze armate schierate costano veramente tanti soldi. Notizia di Israele che ci arriva, stanno chiamando tutti i riservisti perché si preparano a un allargamento del conflitto e anche a una durata decisamente più lunga di quella che i media lasciano trasparire. Però bisognerebbe anche approfondire su queste chiamate alle armi, quanti in realtà stiano rifiutando e il perché. Vi dico anche questo, tra le pulcine all'orecchio bisognerebbe approfondire un'indagine che io farei a livello giornalistico di tutte le chiamate alle armi in Israele, quanti stanno rifiutando e perché. Poi, che ne pensi del film Segnali dal futuro di Nicolas Cage? Ce ne sono di fatti meglio, non mi è piaciuto particolarmente, però in ambito cinematografico, se poi volete, ci dedichiamo anche a livello di serie televisive. Ve ne dico qualcuna. Ho scoperto su Netflix Ragnarok ed è veramente interessante. C'è solo una stagione, è molto per teenager, però in realtà questo conflitto che viene raccontato nel nord Europa tra i giganti, quindi la gigantomachia, la titanomachia, gli dei, insomma, viene veramente fatto bene. Proseguiamo e andiamo a vedere un pochettino, forse si è bloccato tutto, ma in realtà proviamo a vedere se riusciamo ad andare oltre. Io vado avanti come se potessi farlo, spero di riuscire, penso mi sia bloccato tutto, non lo so, vediamo un pochettino se ci riusciamo. Ok, sì, forse c'era, ok. Non sono mai i popoli che vincono la guerra, hai ragionissimo. Poi abbiamo avuto un calo, spero che stia per tornare in auge. Greta Thunberg, Elon Musk, sindrome di Asperger, coincidenze, ne parlava Eleonora Fani. Sì, non penso che l'elemento comune sia l'Asperger, però comunque sarebbe da approfondire anche questo discorso. Al momento penso che siamo offline, quindi chiedo poi consigli un attimino. Voi ditemi se mi vedete, perché magari tornerà la connessione. Ok, allora semplicemente non riuscivo a leggere io i messaggi, quindi sta per tornare. Ok, di Prometheus, allora la figura di Prometeo va sicuramente anche approfondita, poi parlerò bene anche di quello, quindi chiedo scusa, ma era il mio PC che ha sbarenato un attimo, e quindi tornano anche i problemi di connessione.
Poi, allora, quindi chiedo scusa per questa momentanea interruzione. Puoi fare una piccola classifica di film Marvel che racconta qualcosa di significativo a livello storico? Ma allora dipende un po' dai gusti. Io devo dire che a livello esoterico magico Doctor Strange, sicuramente, però non è l'unico, perché tutta la saga di Thor è fantastica. A me piace I Guardiani della Galassia e devo dire che i riferimenti sono più sottili, ma ci sono anche in Guardiani della Galassia. Facciamo una bella intervista a Zaya Was? Sì, ma in realtà bisognerebbe farglielo con quello che sa realmente, che è diverso da quello che racconta Giacobbo, e Giacobbo lo sa. Perché forse non tutti sanno che io ho fatto anche lo scaldapubblico a Giacobbo per Voyager ormai anni e anni fa, e Giacobbo è veramente uno showman ed è uno che le tematiche le padroneggia realmente, quindi è veramente una persona che ne sa. Però il mainstream impone spesso di trattare gli argomenti in maniera diversa. Del rito in Egitto, da chi è stato preparato, sicuramente io non penso dal governo e basta, penso proprio da un desiderio di identità e da una voglia di riappropriarsi della propria cultura che va al di fuori dell'Egitto stesso, e poi bisognerebbe anche chiedersi chi sono in realtà i popoli che stavano dietro la nascita degli antichi egizi, perché insomma anche lì c'è tanto di cui parlare. Una puntata sulle leggende dei boschi, fate gnomi elfi, non sono molto preparato su questo, ma se trovo poi qualcuno che lo saprà fare, ben volentieri. E poi Strange, il mostero del Tibet, sì, fra l'altro vi dico, vi do una chicca, che quando Dottor Strange arriva in Tibet e gli viene data la password per il wifi, la password dei wifi altro non è che Shambhala, che è una parola a cui abbiamo dedicato molte puntate. Uno da chiamare è Pier Giorgio Caria, ho già fatto una puntata con Pier Giorgio Caria e ha raccontato anche delle cose. Farò in modo anche di risentire anche Caria, perché io dico che secondo me quello che Caria mi ha raccontato non è stato pienamente capito. Io non guardo le visual di quello che vado a fare, non inseguo né i like né le visual, tant'è che io poi spesso punto su argomenti che piacciono a me, ma che in realtà sarebbe una strategia diversa per chi vuole inseguire le visual. Però vi posso dire che la puntata con Pier Giorgio Caria è stata sottovalutata, perché quando l'ho girata, in quello che lui mi ha raccontato, pensavo di vederla girare molto di più. Io poi però lascio le cose a caso, quindi non forzo le cose, però risentirò sicuramente anche Caria. Intervisterai Valentino Bellucci? Sì, ho già fatto 2 interviste con Valentino Bellucci e ci eravamo sentiti per una terza che sarebbe dovuta essere i primi di maggio, ma a questo punto recupererò anche con Valentino. Poi, Caria è troppo evangelico per i miei gusti, per una ricerca seria si dovrebbe essere più laici, ma io su questo invito a essere un po' più open-minded, perché in realtà poi ognuno interpreta a proprio modo, gli dà una visione in base anche a quelli che sono i suoi strumenti, e io dico che però bisogna andare oltre, perché poi in realtà se io vedo qualcuno e parlo con qualcuno, quel qualcuno può essere descritto in 1000 modi e una chiave può essere parte delle religioni che ci sono, in cui ricordatevi che poi al di là delle istituzioni religiose, molte cose dalle religioni in realtà non le hanno inventate loro, le hanno prese, quindi questa cosa che hanno preso da altri andrebbe riapprofondita. Io non prendo tutte le religioni e le scarto, perché alcune cose che si trovano anche lì vale la pena, e poi il modo per poter toccare alcune tematiche una volta era solo attraverso le istituzioni religiose, se non le scuole iniziatiche, quelle però vere, non come molte che esistono al giorno d'oggi. Awas è un grande furbacchione, criticato anche la Malanga, sì, dietro laute compense fa vedere tutt'altra storia. Lui e Giacoppo si possono dare la mano, ma con quella sfacciataggine a continuare a mentire così, però quello d'altronde devo spezzare una lancia nei confronti di Giacoppo. Se si vuole parlare di quelle cose ed è già importante che lui lo faccia, questo è l'unico modo che si possa fare. Gnomi, elfi, esseri invisibili, viaggi astrali, anche su Shambhala potresti contattare Annie Gudan, non la conosco, se poi mi date qualche contatto volentieri.
perché secondo te è stato attaccato il mondo dello sport in modo così crudele? In realtà il mondo dello sport, come anche il mondo della musica, sarebbe da approfondire, perché in realtà è comunicazione, è controllo e sono strategie di guerra psicologica, quindi nulla è lasciato al caso. Una puntata sui maestri tibetani sì, ho già in programma di fare qualcosa anche di più approfondito sul Tibet. E poi io seguo sempre Caria e Biglino, ecco, che comunque seguire anche più fonti fa bene. Poi ogni tanto magari ci si confronta, si vanno a unire i puntini, però in realtà una visione ampia aiuta. Valentino Bellucci oggi era da Luca Nali, che non conosco, ma sicuramente sarà stata una bella puntata. Ecco, adesso magari riuscirò anche a stare un po' di più anche io su YouTube, perché anche come fruitore mi ero tolto, perché sono passate 2 settimane ma sembrava un anno. Sulla spiritualità ne sa molto un bell'angelo come Erika Fiorito. Ah, grazie, una toscana in cucina a cui mando un bacio, mandami poi un contatto, volentieri. Un'altra puntata sui misteri dell'Antartide, sì. In realtà adesso ho girato anche una puntata con Marco Enrico De Graia, dove sarà dedicata agli Elohim. Penso di pubblicarla a breve, quindi rimanete sintonizzati. E magari già questo venerdì alle 21, poi domenica tornerà anche Vizi, ma sul finale di puntata, anche nel parlare nell'origine un po' strana di alcuni animali, quindi io ho citato i cetacei, lui ne sa molto riguardante i gatti, quindi l'origine è un po' così esterna di alcuni animali, è un argomento veramente interessante, così come ce l'ho lì perché lo voglio sviscerare bene, perché secondo me manca anche un'informazione ben fatta su questo argomento. Quello che ho visto con la massima umiltà è tutto molto approssimativo, quindi lo vorrei fare quando sono sicuro di fare qualcosa di fatto bene, e sicuramente l'RH negativo. Quindi sicuramente sull'RH negativo vorrò fare un approfondimento mio a questo punto, nel cercare di cominciare un percorso anche lì, perché sono sicuro che viene un po' ostracizzato come argomento. Film consigliatissimo, Sense8 da Pelle d'Oca, purtroppo solo 2 stagioni, bloccato il seguito per ovvie ragioni, sì, ne ho parlato anche con Vizi in una puntata di Sense8, è una serie che vi consiglio perché ha un significato molto più profondo. Che ne pensi di Omega Click? Non l'ho ancora conosciuto, però penso di avere origine, cioè penso di avere delle amicizie in comune, quindi perché no, magari un domani. Ho visto il tuo video sul cartone di Dragon Ball, sul numero 6, credo che ci siano molti altri messaggi nascosti, farai altri video approfondimento? Sì, Emanuele, quello era è stato un po' un esperimento, perché pensate che in realtà io ho conosciuto Biglino proprio perché lui fece un fumetto che si chiamava Elohim. Io studiavo dal punto di vista esoterico alcuni manga, tra cui Dragon Ball, e l'idea piacque a Mauro di fare qualcosa proprio di approfondito su Dragon Ball e su altri anime, che però poi in realtà lui ha avuto problemi di salute e quindi è diventato una puntata in cui io ho raccontato, tra l'altro il primo video del canale proprio con Mauro riguardava proprio quello, quindi le affinità tra la Bibbia e i manga, perché sarebbe dovuto essere un progetto a parte, però sì, sicuramente se poi vi interessa l'argomento farò altre puntate. Sul discorso abduction è molto delicato, perché andrebbe realmente spiegato che cos'è l'abduction, riguardo un messaggio che ho letto, ma lo farò, cercherò è un argomento rischioso, ma voglio poi approfondire bene. Mi sono rivisto il video dell'oro atomico con te, il grande Nicola Bizzi, un abbraccio, grazie. E poi ci sarà modo di spiegare come fare su se stessi il triade color test. Allora ne parlerò poi con Malanga. Quello che dico io, cerchiamo poi ogni informazione che viene data di trasformarla in un tramite, non in un fine, se no ci si perde in una sezione, quindi tutto scorre, il fenomeno esiste, ma si può andare oltre, se si rimane lì, come anche le sostanze psicotrope, in realtà non fa bene rimanere solo lì, bisogna capire che cosa sta succedendo in India, in realtà una grande manipolazione a livello mediatico anche lì, però approfondiremo poi in seguito. Dove eri finito? Ti ho cercato in tutte le maniere, vedevo i tuoi video ma non il tuo canale, grazie, però fra l'altro ecco che se ci può essere di insegnamento, fra l'altro voglio ringraziare
più di 350 persone collegate, ma in realtà siamo in una chiacchierata fra amici. Cercatemi su tutti i social, perché scrivetemi e mi piace poi poter parlare con tutti, quindi a maggior ragione, lo ridico, c'è un canale backup che Gianluca Lamberti, se andate a cercare, cercate sotto forma di canale. Adesso scrivo questo, così in chat compaio. Cercate nelle foto quella mia stessa, cioè cercate nei profili sotto il mio nome quella stessa foto, è un canale backup che potrei utilizzare laddove succedesse di nuovo qualcosa, e poi se rimaniamo in contatto sui social vi potrò aggiornare di tutto, anche perché penso che comunque arriverà il giorno che YouTube veramente sarà inutilizzabile, però per ora è quello che più va in voga, in cui le persone vanno a cercare i contenuti, quindi devo assolutamente stare anche su YouTube. Mauro e Dragon Ball è la combinazione finale, Madara, che in realtà molti accademici non hanno preso bene questo mio tentativo. Pensate, anche perché io ero nuovo, ovviamente per YouTube, non per queste tematiche, ma presentarsi su YouTube con Mauro Biglino e gli anime ed è Dragon Ball, gli accademici o chi seguiva fedelmente Mauro non l'ha presa benissimo. Fra l'altro poi con Mauro ci abbiamo anche scherzato. Se andate proprio sul canale di Biglino lo trovate, perché è il primo video che ho caricato io, ma lo trovate caricato anche sul canale di Mauro Biglino, e i primi commenti non erano il massimo, poi in realtà per fortuna qualcuno ha capito il mio intento. Andiamo a vedere, mi piacerebbe sentire una puntata sui maestri spirituali contemporanei a pagamento e l'addormentamento sul non giudizio, molto in voga anche in ambito gesuita. È argomento spinoso, però ecco, io dico sempre che prendendo da più fonti in realtà diminuiscono le possibilità di incorrere in errore, anche perché prima qualcuno mi ha chiesto sulle scuole iniziatiche. Molti percorsi iniziatici sono volutamente sbagliati verso la fine, cioè mettono di errori un po' apposta, perché solo chi in realtà come una sorta di prova finale in cui solo chi se ne accorge riesce ad andare oltre. A proposito di film, se non mi sbaglio si chiama La Nona Porta, in cui lì viene proprio fatto vedere un rituale in cui nel libro volutamente c'è un errore alla fine, e solo chi in realtà capisce l'errore è allora realmente pronto per poter capire tutto il discorso. E spesso sono errori che vengono messi verso la fine, ma che cambia realmente il senso di tutto, quindi ci sono dei gradi molto elevati di molte scuole iniziatiche che in realtà si perdono alla fine, perdendosi però non fare un errore da poco, perché fanno veramente, arrivano dalla parte opposta di quella in cui sarebbero dovuti essere. Felicissimo di rivederti. Ti risulta che il vaccino, se evitiamo questo argomento, ve ne sono grato, anche se poi in realtà basta seguire molte puntate per capire come io la pensi. Basta che i teologi non vengano a sapere queste cose, ma in realtà vi posso garantire che molti teologi in realtà apprezzano queste tematiche. Poi un conto è quello che si dice in privato, è un conto quello che si dice in pubblico. Molte persone che voi pensate che il Vaticano possa non tenere in buona considerazione, in realtà in Vaticano ci vanno per dei colloqui privati, e poi però a livello pubblico prendono posizioni opposte a molti relatori che invitano. Ecco, non ho fatto nomi, ma chi ha voluto capire capisce. Che ne pensi di Quenon? Io penso che, come tutte le cose, una base di verità ci sia. Poi in realtà non bisogna diventare fanatici anche lì, e non bisogna andare a cercare il riferimento a tutti i costi, ma che inizialmente qualcuno possa aver usato questo metodo per dare informazioni, sì. Vi do anche una mia regola che è tutta mia, quindi prendetela e buttatela subito dopo. Quando una cosa diventa di dominio pubblico, poi in realtà non è più verosimile. Quindi quando una volta ci si ritrovava veramente in alcune logge per poter parlare di alcuni argomenti, perché al di fuori si rischiava la vita, lì giravano veramente alcune conoscenze. Quando ormai è di dominio pubblico, molti di questi posti sono posti per fare affari o che fa figo frequentare. La stessa cosa, secondo me, alcune cose all'inizio di QAnon erano realmente vere, quando poi tutti sanno QAnon, al punto che anche viene un po'
sbeffeggiato proprio magari dal sistema stesso. Ecco, ricordate che quando non si riesce a censurare qualcosa, si comincia a diffondere una notizia simile ma distorta, proprio per la classica frase: ma tu guardi troppi film. In realtà molti film che raccontano di alcune cose sono fatte proprio con l'intento di far dire alle persone: guardi troppi film. Quindi è vero che c'è qualche sceneggiatore che ha realmente voglia di diffondere la conoscenza, ma spesso in realtà viene fatto per un meccanismo psicologico opposto. Ma chi invece ha il discernimento per capirlo ha un'arma in più e riesce a rigirare tutto al di fuori. Dico alla mia regia che siamo in fase di chiusura, quindi direi che fra 5 minuti possiamo chiudere. Era solo un mio voler tornare insieme a voi. Scisma della Chiesa, che è difficile, ma chi è credente è difficile che la veda così. Io dico sempre che chi è credente in realtà possa anche prendere distanza dalle istituzioni, soprattutto quando anche un'istituzione religiosa come la Chiesa in realtà è decisamente divisa in due, quindi c'è una guerra interna che viene poco riconosciuta, questa guerra, ma quando in realtà mi dicono: ma hai visto il servizio su Report, che fra l'altro stimo un sacco alcune cose che Report racconta, in realtà non è mai casuale, cioè viene sempre utilizzato per una fazione contro l'altra, poi col tempo si capirà. C'è una lotta tra i poteri forti oppure è finita? No, c'è più di una lotta, e io dico che in realtà noi speriamo di essere il famoso terzo che gode, perché i due litiganti, in questo caso i due litiganti non gliene frega niente del terzo, però nel loro litigio può tornare utile anche qualcosa di nostro. Malaga dice che la massoneria è tutta marcia, tu come la pensi? No, non tutta, molte persone sono realmente delle ottime persone, poi ogni caso va guardato a sé, non bisogna mai fare un insieme per il tutto. Mi viene di tutta l'erba un fascio, è un modo un po' semplicistico, però effettivamente è così, ognuno può analizzare secondo i propri mezzi e essere in qualunque istituzione, tra cui anche nelle istituzioni religiose molte sono veramente persone illuminate o che hanno determinate coscienze, che l'unico neo è che non lo raccontano pubblicamente, ma ne sanno veramente le cose. Hare Krishna, alla prossima, sei orgoglioso di tutto ciò che hai fatto e continui a fare. Grazie Giampiero De Luca, tantissimi auguri, ti vogliamo bene, grazie. E allora io un ultimo messaggio per tutti, chiedo scusa se mi sono perso qualcosa, scrivetemi su tutti i social possibili e immaginabili che troverete. Mi raccomando, grazie anche per tutte le donazioni a tutti coloro che possono aiutarci anche concretamente in quel di Torino e non solo, perché so che anche dal quel della Liguria si stanno muovendo per venirci a trovare, per fare delle cose insieme a noi. Io direi che se la regia è collegata può anche andare in sigla fra poco. Ti mandiamo tanta gioia, continua così, bentornato. Quest'inverno si richiude secondo te? No, secondo me no. E poi grazie anche a voi, vi mando un bacio enorme, un abbraccio enorme, vi aspetto su Telegram, su Facebook, su Instagram, insomma veramente ovunque. Grazie a tutti, se la mia regia mi sta guardando, mandiamo la sigla. Hare Krishna.